Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi vediamo un'applicazione professionale, un client professionale per le vostre mail. Premetto che va molto bene, solo che è molto complesso da usare, ha molte personalizzazioni e quindi può piacere o non può piacere, però sicuramente per chi ne fa un uso professionale e non bada troppo alla grafica, in quanto ha una grafica leggermente old style, sicuramente è quello che fa per voi. Allora andiamo intanto a scaricarlo. Si chiama Alta Mail. Allora vediamo, sì, va bene, va bene, va bene. Disattiva gli annunci personalizzati. Allora, Alta Mail, eccolo qua. Perfetto, io ho un abbonamento a vita, in realtà vi costa, a un abbonamento sono 12 euro all'anno, quindi 1 euro al mese per poter accedere agli aggiornamenti, però prima avete la possibilità di avere un periodo di prova gratuito. Allora vi faccio vedere anche l'installazione. Consenti quando utilizzi l'app. Fatto. Ok, perfetto. Bene, c'è anche per Mac, per cui volendo, io adesso ve la faccio vedere sull'iPad, funziona sull'iPhone benissimo e funziona anche sul Mac. Vedete, qua abbiamo le nostre mail, qua abbiamo le nostre possibilità a sinistra di tutto quello che possiamo vedere, caselle di preferiti, per cui se noi abbiamo più di un account possiamo mettere più caselle e vederle tutte insieme. Poste in arrivo, work-life balance, posizioni, bozze in uscita, inviati, cestino, spam, cartelle, email salvate, modelli, perché possiamo creare dei modelli di email già pronti per rispondere in velocità, per esempio anche dall'Apple Watch. Abbiamo il calendario, in quanto possiamo aggiungere notifiche del nostro calendario, vedete, si vedono anche gli appuntamenti. Possiamo vedere i file allegati che ci vengono mandati volendo via email. Abbiamo qua tutti i contatti, possiamo filtrare, fare delle cartelle priorità bassa, priorità alta, priorità elevata, dividi account, cronologia, impostazioni. Abbiamo anche un utilissimo aiuto in linea che noi possiamo scorrere, vedere e fare anche tutti, vedete, avete tutte le istruzioni di quello che potete e volete vedere. Perfettamente tutto, anche in italiano. All'interno ha anche un suo browser, per cui potete usare il suo browser. Allora andiamo a vedere però le caratteristiche salienti. Allora, noi possiamo vedere che abbiamo un sacco di cose da tarare, come vedete possiamo veramente personalizzarlo al massimo. Possiamo personalizzare la firma, quindi anche come la si presenta, possiamo creare delle firme nuove oppure mantenere la firma che c'è già inviato da alta mail, però noi possiamo anche cambiarlo, cambiare l'aspetto, vedete, e trasformarlo veramente come vogliamo. Andiamo avanti sempre con le nostre opzioni. Abbiamo l'aspetto dell'app e qui noi possiamo usare dei temi predefiniti o dei temi, per esempio modalità luce, oppure vediamo modalità scura, eccolo qua, vedete, possiamo cambiare oppure possiamo farlo a orario, quindi un'ora chiara, un'ora scura. Possiamo anche determinare orari diversi, possiamo addirittura fare ogni quarto d'ora cambia tipo di modalità,
Per cui veramente abbiamo una grande possibilità di personalizzare anche quando scattare il tipo di programma. Possiamo cambiare i colori dell'applicazione, per esempio il tema colore, in questo caso è blu e noi magari lo vogliamo rosso. Quindi mettiamolo rosso e avete visto che tutte le nostre icone in alto a sinistra sono diventate rosse. Vedete? Il testo del menu laterale è nero, ma facciamo un'ipotesi giusto per vederlo, facciamolo blu e il testo vedete che è diventato blu. Adesso riportiamolo nero perché lo trovo più confortevole. Però dopo ognuno sceglie quello che gli può andare bene. E possiamo anche fare lo sfondo, per esempio, del menu laterale, non lo so, tanto per vedere una cosa diversa facciamolo giallo, vedete che è diventato giallo, quindi vi dà anche uno stacco tra il menu laterale e il corpo centrale delle email. Ma sì, lasciamolo, facciamo un giallino magari un po' più chiaro. No, aspetta, un giallino un po' più chiaro. Vediamo se riusciamo a fare un giallino. Mi sto praticamente facendo del male. Eccolo qua, giallino un pochino più chiaro. Bene, icone del menu laterale al momento le lasciamo con i vari colori, ma se no possiamo fare con un colore unico e un colore diverso, basta selezionarlo, vedete, e poi fare il colore che noi vogliamo. Possiamo anche cliccare su predefinito e tornare su un colore predefinito. Questo per quello che riguarda l'aspetto dell'applicazione. Poi possiamo fare anche l'aspetto delle email. Ecco qua quello che vi dicevo prima, è un'applicazione molto complessa perché noi possiamo in effetti cambiare qualsiasi particolare delle nostre email. Per esempio possiamo mettere righe separate e vedete qua vi fa vedere in alto, qua in alto, come si trasforma etichette su righe separate. Se invece lascio normale vedete come si trasforma. Allora, colore segnalazione non letti, per esempio abbiamo messo rosso e quindi vediamo che qua di fatti abbiamo i puntini. Vediamo se si può spostare questa. Vedete che qua ho i puntini rossi perché abbiamo messo rosso, ma noi potremmo mettere vediamo, per esempio viola, e vedete che adesso abbiamo il colore viola. Torniamo a mettere rosso, perfetto. Possiamo mostrare il colore account delle barre oppure non mostrarlo, vedete qua sempre l'anteprima come viene fuori. Possiamo visualizzare l'intestazione giorno come di default oppure tirarla via. Immagini contatto oppure tirarle via a secondo di come vogliamo. Per esempio sull'iPad lo metterete in una maniera, sull'iPhone magari lo mettete in un'altra maniera, e quindi possiamo veramente personalizzare ogni aspetto. Possiamo definire anche il carattere, quindi cambiare il carattere, cambiare la dimensione del carattere. Per esempio io adesso ho messo 19, a aumentare le dimensioni di visualizzazione del testo, per esempio possiamo fare +1 +2 e diventa il testo molto grande, per gli orbi come si dice dalle mie parti, e quindi avanti. Quindi possiamo veramente noi colorare e dimensionare ogni parte della nostra applicazione. Andiamo alla gestione delle email e anche qua abbiamo da perderci nella gestione. Non ve le faccio vedere tutte perché diventa un video lunghissimo, però vi faccio capire che potete fare tutto quello che volete. Possiamo regolare tutto il discorso dello spam, vedete regolazione blocco spam, elenco
senza spam, elenco spam bloccato, quindi vi fa vedere tutti gli spam, le mail che voi volete bloccare, non bloccare, eccetera. Potete creare dei mittenti noti da cui ricevere sempre le mail oppure da cui ricevere le notifiche magari anche quando siete a riposo e dormite perché possono essere mail importanti. Potete selezionare la conferma di lettura per cui ogni volta che manderete una email vi arriverà una ricevuta di ritorno appena la persona a cui l'avete mandata aprirà la mail per leggerla, quindi saprete se quella mail è stata letta o meno e questa è una delle caratteristiche che a me piace moltissimo, moltissimo. Purtroppo nella maggior parte dei client email non c'è questa caratteristica, invece va molto molto bene, perché almeno sappiamo, siamo a conoscenza se la nostra mail è stata letta. A volte per esempio si manda una mail, va bene che adesso si usano le PEC, però si manda una mail a un ufficio pubblico oppure per un'informazione senza mandare una PEC e per giorni non ci viene risposto e noi siamo nel dubbio se questa mail è stata vista o meno. Invece con la conferma di lettura sappiamo se nel frattempo è stata letta e quindi non ci hanno risposto perché non vogliono risponderci oppure se non è ancora stata letta e quindi dobbiamo attendere ancora qualche giorno o qualche ora perché venga letta e quindi ci venga poi risposta. Possiamo impostare varie notifiche sia per quando riceviamo che per quando mandiamo le mail. Possiamo sospendere le notifiche, non disturbare, quindi mettere anche un orario nel quale noi non vogliamo raggiungere, cioè scusate, non vogliamo avere delle notifiche rumorose, ad esempio, e via discorrendo. Quando voi, una cosa che vi dico, quando voi vedete qua, io ho 2 o 3 email, quando voi avete impostato queste email su un vostro device, per esempio in questo caso sull'iPad o sull'iPhone, una volta che voi installerete l'applicazione su un altro device iOS, vi ritroverete già tutto l'elenco delle mail inserito, quindi già tutti gli account installati senza bisogno di fare un'installazione successiva. E qua abbiamo sempre la nostra guida, che è quella che abbiamo visto prima, vedete, qua la vedete nel pop-up ovviamente, e quindi avete passo a passo una spiegazione per tutte le... Guardate quante cose, quante personalizzazioni, quante cose che potete fare. È veramente, è una validissima applicazione, forse anche eccessiva, nel senso che prima di imparare a usarla bene ci vogliono sicuramente delle settimane. La curva di apprendimento non è certo la più rapida o la più veloce, proprio perché abbiamo veramente molte personalizzazioni. Qui abbiamo gli account di posta, quindi possiamo aggiungere, togliere, levare o anche modificare gli account di posta, per esempio cliccando, vedete, possiamo cambiare l'aspetto per ogni account, addirittura ogni account può avere un suo aspetto specifico, colore dell'account, categoria, firma, cioè ogni account può avere un aspetto particolare, proprio per differenziare ogni mail che vi arriva da che account vi arriva. Quindi anche qua una personalizzazione fantastica che serve veramente tanto per chi usa molto le mail, soprattutto per lavoro. Abbiamo, come abbiamo detto, le notifiche e possiamo modificare notifica per ogni account, anche il suono, il colore, veramente tanto. Possiamo impostare dei promemoria, quindi anche avere delle email mandate in tempo differito, cioè io preparo una mail e gli dico mandamela fra 2 giorni, mandamela questa sera, farla partire questa notte, eccetera, eccetera. Possiamo trasformare le email come singole oppure raccoglierle, come vediamo già di default, in thread, quindi in thread, scusatemi, quindi la discussione completa, botta e risposta. Quindi quando noi mandiamo una mail, poi ci viene risposta, poi la rimandiamo, poi ci viene risposta, si trasforma in un'unica discussione. Possiamo cambiare tutto lo scorrimento, veramente abbiamo veramente un sacco di opzioni. Possiamo preparare i vari tipi di pannelli, vedete noi sulla sinistra qua nella parte gialla abbiamo vari tipi di pannelli, si chiamano pannelli e vedete qua che noi possiamo addirittura spostarli sopra, sotto e quindi metterli come vogliamo. Vogliamo per esempio prima quelle di casa oppure vogliamo quelle di lavoro
e quindi noi ce le spostiamo come vogliamo. Possiamo trasformare anche i pannelli e dividerli o meno. Abbiamo veramente, veramente, guardate, opzioni infinite. Potete fare un po' tutto quello che volete. Abbiamo i filtri per ogni cartella, i categorie degli account, va bene anche questo per dividere gli account in home, lavoro preferito, possiamo creare nuove categorie e quindi trasformare veramente le categorie come le vogliamo. Possiamo poi, andando avanti, abbiamo visto dividere i pannelli. Vedete come li possiamo dividere? Qua intanto sono divisi in questa maniera qua, ma noi possiamo dividerli veramente in maniere più complesse, metterli insieme, dividerli, fare i singoli pannelli, fare dei gruppi di pannelli, veramente per tutti i gusti e per tutto quello che si vuole fare. Possiamo avere una cronologia e decidere per quanti giorni avere la cronologia e le ricerche. E poi per esempio l'email, anche qua, firma di default, risposte rapide, conserva dati mobili, account predefinito, ritardi e via discorrendo, calendario, browser web, possiamo decidere se aprire col suo browser web interno o decidere quale altro browser web utilizzare quando apriamo un link. Quindi se si vuole non uscire dall'applicazione possiamo usare il browser interno, abbiamo visto. File, quindi la gestione di tutti quelli che sono i file e gli allegati fino alla stampa. Possiamo aggiungere degli appunti e possiamo poi fare un backup di tutta l'applicazione, decidere il tipo di lingua, avere una tastiera esterna, magari Bluetooth, vedete come c'è scritto qua, avere un analytics di tutto quello che succede, quindi una statistica di tutto quello che succede nelle nostre email. Quindi vedete che le opzioni sono veramente, veramente tante. Adesso vi faccio vedere una mail come viene aperta. Ecco, vedete che la grafica sicuramente non è, diciamo, delle più moderne. È molto funzionale, però non è molto estetica, non è delle più moderne. Poi ovviamente noi sulle varie mail, vedete, scorrendo verso sinistra possiamo avere una serie di comandi, elimina, promemoria, impostare contrassegno. Se spostiamo verso destra abbiamo un'altra serie di comandi, guardate qua, inoltre, rispondi. Quindi soprattutto sullo smartphone questa cosa velocizza non di poco l'utilizzo di un'applicazione, di un client di emailing. Abbiamo la casella di preferiti dove noi vediamo tutte le email poste in arrivo intelligente, dove le abbiamo suddivise e quindi possiamo vederle così, oppure poi noi, come abbiamo visto, possiamo dividerle in priorità, possiamo dividerle in pannelli, possiamo dividere nei vari account, quindi vedere solo la mail per account, per dire, eccetera, e altrimenti per pannelli, che io adesso non ho ancora impostato. Eccola qua, ho impostato questa e via. E quindi abbiamo veramente, andiamo di nuovo nella casella di preferiti, e abbiamo veramente la possibilità di personalizzare e di avere sulla sinistra qua veramente tutto quello che ci piace. Quindi alta mail con 12 euro all'anno, quindi 1 euro al mese di abbonamento per avere gli aggiornamenti dopo un periodo di prova che è di circa una settimana, quindi potete utilizzarla gratuitamente per una settimana per poter testare se è l'applicazione che fa per voi. A me è piaciuta molto questa personalizzazione, questa possibilità di fare veramente tutte queste cosine con le email, tutte queste, guardate, ma veramente guardate qua, ci dice tutto, dall'IP alla località, cioè veramente abbiamo una possibilità di gestire nel minimo dettaglio le nostre email e di avere ogni dato possibile, addirittura se è uno spam, se non è uno spam, l'indirizzo IP del mittente, guardate,
noi possiamo avere l'indirizzo IP dell'emittente, cioè è veramente un'applicazione spaziale. Vi faccio vedere velocemente sull'iPhone, eccola qua, guardate qua, ho ingrandito i caratteri tantissimo, clicchiamo su l'hamburger, le tre lineette, vedete che abbiamo la stessa interfaccia che abbiamo visto sull'iPad, e quando noi apriamo una mail, guardate che bello, si ridimensiona a secondo del tipo di display che avete. Ve lo faccio rivedere, apriamo la mail, guardate come si ridimensiona. Possiamo anche velocizzare o fare in maniera che la mail rimanga grande e possa essere scorrevole, e quindi possiamo scorrere a destra, a sinistra. Noi possiamo personalizzare ogni minimo particolare. Vi faccio vedere poi, vedete, se io scorro a sinistra possiamo avere una serie di opzioni come abbiamo visto prima, elimina, sposta, spam, eccetera, eccetera, e se sposto verso destra, idem, segna come non letto, segna come letto, nuova regola, stampa, rispondi. Quindi veramente a portata di dito, basta uno slide e noi abbiamo tutte le opzioni che vogliamo delle nostre email. Veramente, veramente meraviglioso. Non vi ho fatto vedere, per esempio, ecco gli account. Se noi vogliamo aggiungere un account, mettiamo l'indirizzo, la password e poi possiamo fare un'impostazione automatica, per esempio per gli account tipo Google, Yahoo, eccetera, oppure impostazione manuale per gli account, quelli diciamo più personali, se avete il sito e via discorrendo. Ecco qua, è tutto, torniamo al nostro iPad per i saluti finali. C'è ovviamente da applicarsi e da impararla, non è un'applicazione semplice da utilizzare, ma una volta che sia imparata ci darà una gestione millimetrica delle nostre email e una conoscenza infinita di tutti i dettagli di ogni email che ci arriva. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, mi raccomando, aiutatemi a crescere nelle classifiche di YouTube, e arriveranno ancora molte applicazioni sia per iOS che per Android, e piano piano durante l'autunno e l'inverno le vedremo insieme. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!